Ciao a tutte, benvenute sul canale del Cestino dei Tesori Maglia Uncinetto. Eccoci alla seconda lezione del corso su come si utilizzano i ferri circolari. Oggi vedremo insieme la maglia a rovescio e quali sono le sue interazioni con la maglia a dritto. Vi dico questo perché per chi conosce già la tecnica dei ferri dritti saprà che l'alternanza di dritto e rovescio diciamo che crea determinati punti. Invece con i ferri circolari dobbiamo lavorare con una logica diversa, mentre per esempio per fare la maglia rasata con i ferri dritti dobbiamo lavorare un ferro a dritto e un ferro a rovescio. Nel caso invece, come avete visto nella prima lezione dei ferri circolari, bisognerà lavorare sempre a dritto, perché appunto non giriamo mai il lavoro, lavoriamo sempre nello stesso senso. Con la stessa logica, se lavoriamo la maglia a rovescio avremo il rovescio della maglia e dall'altra parte, se guardate, abbiamo la maglia rasata, quindi lavorando a rovescio per più giri abbiamo la maglia a rovescio, mentre sulla parte esterna avremo la maglia rasata. Ma prima di passare a farvi vedere come si fa la maglia a rovescio e poi appunto come lavorare i punti in modo da ottenere diversi effetti, mi ero dimenticata l'altra volta di farvi vedere un paio di strumenti utili per poter utilizzare al meglio i ferri circolari, o meglio per lavorare i capi e ferri circolari, specialmente questo, e poter tenere le maglie in sospeso per evitare poi di fare le cuciture. Allora, iniziamo con un paio di strumenti che non vi avevo fatto vedere l'altra volta. Uno è questo tappino. Vi potrà capitare durante il corso della lavorazione con i ferri circolari di dover cambiare i ferri, è normale, o cambiare anche il cordino. È normale dover trasferire i punti da una parte all'altra. A questo punto questo tappino, che si avvita laddove avete svitato il ferro che dovete sostituire, o appunto se dovete sostituire il cavo, comunque insomma la parte che dovete eliminare, serve per bloccare il lavoro e far sì che non fuoriescano i punti. In questo modo qua sarete sicure che nel momento in cui effettuate queste modifiche, questi travasi, diciamo da un cavetto all'altro, non avrete perdita di punti. Un'altra cosa che non vi ho fatto vedere l'altra volta ma che potrebbe essere importante è questo aggeggino qua. Lo trovate nella confezione quando acquistate il cordino, e questo strumento va messo alla base del ferro, vedete qua, cioè quindi dove c'è aspettate, vi faccio vedere, ecco qua l'avevo stretto e infatti non riesco più ad aprirlo. Il finale del cordino ha questa filettatura in cui poi va inserito il ferro. Quando agganciamo il ferro, naturalmente possiamo stringerlo per quanto vogliamo, ma essendo comunque una parte liscia, a un certo punto le nostre mani più di quel tanto non potranno fare. Andandoci ad agganciare con questo ferrettino alla base, quindi dove c'è la filettatura dalla parte del cordino, lo stringiamo in modo che poi sia veramente difficile che possa, diciamo, svitarsi, e questo ci aiuta quando lavoriamo per evitare che appunto durante la lavorazione, visto che il ferro verrà ritorto in diversi modi, si possa allentare e possano fuoriuscire i punti. Quindi fatti vedere questi due aggeggini, queste due utilities più la spilla. Cos'è questa spilla? Questa spilla serve per tenere le maglie nel momento in cui noi andiamo a fare le maniche, per esempio andiamo a mettere in sospeso i punti per le maniche. Semplicemente vengono infilate in questa spilla e vengono tenute in sospeso fino al momento in cui non sarà l'ora di riprenderle e rimetterle nel ferro. Ma come vi dicevo, questo è uno strumento che vedremo più avanti. Vi conviene averne sempre un paio a disposizione. Io ne ho 4, 2 più grandi e 2 più piccoli. Quando faccio maglioncini piccolini utilizzo le spille piccole, quando faccio quelli più grandi ovviamente utilizzo le spille più grandi. Perché vi dico di averne 2? Perché le maniche sono 2 e quindi vi troverete a mettere in sospeso punti da una parte e dall'altra del maglione, e per cui è diciamo d'obbligo averne 2. Detto questo, possiamo passare alla parte pratica, quindi la teoria l'abbiamo finita tutta, adesso passiamo alla parte pratica. Riprendiamo il nostro lavoro dell'altra volta. Abbiamo fatto una sorta di imparaticcio, quindi abbiamo iniziato con l'avvio, poi abbiamo fatto tutta la maglia a dritto per farvi vedere come viene il punto rasato, la maglia rasata appunto,
E adesso io ho fatto qualche giro di maglia a rovescio per farvi vedere appunto cosa succede se lavoriamo più giri a rovescio. Succede esattamente che andremo ad avere il rovescio, che è quello che avevamo sul rovescio del lavoro quando abbiamo lavorato a dritto, ce l'avremo davanti e dall'altra parte avremo la maglia rasata. Come si fa il punto a rovescio? Anche questa è una cosa veramente semplice. Adesso vi faccio vedere e poi vi faccio vedere come si fa invece il punto legaccio. Allora, prendiamo i nostri ferri sempre nello stesso modo. In questo caso andiamo a portare il filo sul davanti del lavoro. Avviciniamo i nostri punti, lo prendiamo sempre con il dito indice, entriamo con il ferro di destra dal basso verso l'alto nel punto che c'è sul ferro di sinistra, avvolgiamo con l'indice il filo intorno al ferro destro e facciamo cadere il punto. Quindi entriamo dal basso verso l'alto sul davanti del lavoro, poi facciamo avvolgere il filo, lo spingiamo giù con l'indice e facciamo cadere il punto. Entriamo dal basso verso l'alto sul davanti del lavoro, lo avvolgiamo con l'indice e facciamo cadere il punto. Allora lo avvolgiamo da destra verso sinistra, quindi non andiamo a fare questo lavoro, andiamo a fare questo lavoro da destra verso sinistra e facciamo cadere il punto. Lo avvolgiamo da destra verso sinistra e facciamo cadere il punto. Destra, sinistra e facciamo cadere il punto. Facciamo scorrere un po' il lavoro, vi faccio vedere. È un punto semplicissimo veramente da fare. Una volta che ci avete preso la mano, secondo me è anche più facile di fare, da fare del dritto. Entriamo dal basso verso l'alto, adesso vi faccio vedere, dal basso verso l'alto, sul davanti del lavoro. Prendiamo il filo, lo avvolgiamo da destra verso sinistra sul ferro di destra e facciamo cadere il punto. Ci aiutiamo, vedete, anche con la spinta del filo stesso, così. Ecco. Andiamo avanti, ve ne faccio vedere un pochino in sequenza. Vedete? Spostiamo il nostro segnapunti che indica la fine del giro, perché questo potrebbe essere, questa lavorazione potrebbe essere tranquillamente un collo per un maglione. Uno, due, tre, e così via tutti i nostri punti a rovescio. Entro dal basso verso l'alto sul davanti del lavoro, faccio avvolgere da destra verso sinistra il filo sul ferro di destra e faccio cadere il punto. Vedete? Poi diventa abbastanza automatico, è anche abbastanza semplice. Vi dicevo che quando io ho iniziato trovavo meno difficoltà a fare il rovescio così in questa maniera piuttosto che fare il dritto. Adesso vabbè, è indifferente, nel senso che comunque per entrambi sono diventata abbastanza veloce, però all'inizio era un po' così. Quindi, ricapitolando, cosa succede? Quindi sul davanti del lavoro abbiamo il rovescio. Vediamo se riusciamo. Sul dietro del lavoro abbiamo il dritto, in questa maniera. Adesso io vorrei finire il giro e farvi vedere cosa succede se alterno adesso un giro di dritto e un giro di rovescio, così vediamo il punto legaccio. Ci vediamo alla fine del giro di dritto. Come vi dicevo, sono arrivata quasi alla fine del giro a dritto. Perché non l'ho finito? Perché così facciamo un po' di ripasso. Allora, vi ricordate cosa facciamo per il dritto? Prendiamo l'ago, entriamo da sinistra verso destra, sempre sul davanti del lavoro, facciamo passare da sinistra verso destra il filo sul ferro e lo buttiamo giù. Entriamo da sinistra verso destra, filo da sinistra verso destra, sfiliamo, buttiamo giù, sfiliamo e buttiamo giù e siamo arrivati quasi alla fine del giro. Anche questo è un punto che, appunto, una volta che ci avete preso la mano è molto semplice. All'inizio può sembrare complicato, ma non lo è per niente. Allora,
abbiamo qua il nostro segnapunti che finisce la fine, che segna la fine del giro. A questo punto qua abbiamo cominciato con il dritto, facciamo il rovescio, rovescio come poco fa. Mentre quando lavoriamo con i ferri dritti per fare il legaccio dobbiamo fare tutto a dritto, in questo caso qua facciamo un ferro a dritto e un ferro a rovescio. E adesso vi faccio vedere, vedete? La maglia al legaccio, quindi su questa parte e su questa parte verrà uguale la maglia, che è praticamente un giro sì, un giro al rovescio e un giro a dritto. Quindi vedrete da un giro vedrete questo e un giro vedrete questo. Vedete, se io lo apro, questo sembra maglia rasata e questo invece è il retro, quindi questa qua è la maglia al legaccio. Adesso vi faccio vedere un altro paio di punti a rovescio, così ripassiamo anche quelli. Altri punti alternati invece, come per esempio la grana di riso, si lavorano esattamente nella stessa maniera, perché fate un giro a dritto, cioè sul dritto fate un dritto e sul rovescio fate un rovescio. Allora, vado avanti fino alla fine del giro e poi vi faccio vedere qual è l'effetto dopo aver fatto un paio di giri di questa lavorazione. Ci vediamo dopo. Ecco qua, sono andata un po' avanti, vedete? Vedete la differenza tra questo punto e questo qui? Questo praticamente tutti i giri sono fitti fitti, vedete? Non c'è nessuno stacco. Questo invece, che è la maglia, il punto legaccio, ha uno stacco tra una fila e l'altra, perché appunto uno è lavorato a dritto e uno è lavorato a rovescio, quindi abbiamo un'alternanza di punti. Allora, questi erano i punti che volevo farvi vedere e farvi vedere appunto come lavoravano insieme la maglia dritta e la maglia rovescio. Direi che per questa volta abbiamo materiale a sufficienza per fare un po' di prove. La prossima volta ci vedremo con un paio di punti, anzi ci vedremo direttamente con le coste, come si fanno le coste. La logica è la stessa, quindi si lavora sempre a dritto e sempre a rovescio, alternando una, due, insomma quelle che sono le coste che volete fare, e poi vi faccio vedere un altro punto. Quindi ci vediamo la prossima volta per la terza lezione di maglia sui ferri circolari. Vi ringrazio per avermi seguito fin qua e come sempre vi auguro buon lavoro e buon divertimento.